giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna need. Allora ragazzi, welcome back. Ora lo faccio un po' international. Bentornati sul canale. 20 giorni e ce l'abbiamo fatta. Secondo episodio del Sud America. E scusate ma negli ultimi 12-15 giorni non sono riuscito a mettermi a sedere per più di un'ora. E ora vi faccio vedere, siamo in Couchsurfing, in questo extra lusso super mega 5 stelle, dove la famiglia ha questa zona lavoro barra ristorante con caffè, wifi, bagno, la moto è lì dietro in giardino, di tutto, elettricità, di tutto. Quindi ho detto, se non lo faccio ora questo video non lo faccio mai più e mai poi. E ora vi spiego. Allora, nell'episodio numero 1 ci eravamo lasciati a Santiago con me a ritirare la moto a Sant'Antonio e la Vicky in camera col Covid, non so se ve lo ricordate, e siamo dovuti quindi stare 4-5 giorni in più a Santiago aspettando che la Vicky stesse un pochino meglio. E nel frattempo abbiamo anche cambiato itinerario, abbiamo deciso di andare in Argentina invece che continuare per il Cile fino a Puerto Montt per iniziare la carretera Austral. E i motivi sono uno, molto semplice: l'Argentina è molto più economica del Cile in questo periodo, il Cile è costosissimo e l'Argentina per sfortuna degli abitanti sta vivendo una crisi economica piuttosto pesante, però dall'altro lato della moneta per i viaggiatori è piuttosto comodo, in quanto il cambio non ufficiale, il cambio del dollaro blu si chiama, è molto molto vantaggioso e ci permette di viaggiare in Argentina e stare sotto il budget dei poveri, quali siamo io e la Vicky. E quindi abbiamo optato per risalire il nord, andare per il passo del Cristo Redendor per arrivare a Uspallata per poi arrivare a Mendoza. La scelta è stata semi positiva perché comunque per arrivare a Mendoza abbiamo affrontato una strada sterrata che vedrete nel video, ci ha fatto cadere, eravamo senza acqua, eravamo senza cibo, abbiamo preso un bel coccolone. E arrivati a Mendoza per fare manutenzione alla Taste the World, per così dire, ho fatto cortocircuito alla batteria, quindi l'ho dovuta cambiare, e nel mentre ero a cercare una batteria in città hanno rubato il telefono e l'interfono alla Vicky, per il quale l'interfono ci sarà una novità a fine di questo video, forse nel prossimo lo vedrete. Quindi questo video vi porta da Santiago fino alla ruta 40 dopo Mendoza, dove ci siamo dovuti fermare e accampare in quanto abbiamo avuto una foratura fortunata e sfortunata allo stesso tempo nel bel mezzo del deserto. Vedrete come l'abbiamo risolta. Comunque spero che il video vi piaccia e fate subscribe. Ora mi sento troppo influencer. Iscrivetevi al canale e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, perché lì posto tutti i giorni storie, o almeno ci provo, storie, video, reels, storie divertenti, giornate come si dice, alla day by day, in quanto il telefono è ancora per me troppo più comodo della GoPro, nel senso riesco a raccontarvi molto più direttamente quello che è appunto il viaggio che stiamo intraprendendo io e la Vicky in Sud America. Comunque buona visione, a presto. La moto è caricata, abbiamo fatto un lavoro geniale, guarda qua, guarda qua, questa neanche il vento della Patagonia, anzi magari decolliamo forse, però guarda qua, la Vicky c'ha un sacco di spazio, io c'ho il mio spazio, la borsa serbatoio ci sta dentro, e via, vamos. Siamo sulla ruta 60, stiamo andando a Mendoza, quindi scavalchiamo oggi dal Cile, andiamo in Argentina
per iniziare la ruta 40 verso, credo sia verso, non verso Tres Lagos, però ora poi non me lo ricordo, ora ve lo scrivo qua sul video dove stiamo andando, per poi rientrare in Cile per appunto evitare quell'autostrada orribile che c'è da Santiago fino a Puerto Montt, che ce l'hanno sconsigliata in molti, peraltro ci sono 2 città in cui è meglio non fermarsi, dove stanno avvenendo delle rivolte, e quindi giustamente abbiamo deciso di andare in Argentina. E guardate qua che spettacolo, ragazzi, e questo credo al 99% sia niente in confronto alle Ande che ci aspettano, però a parte il fatto che io sento puzzo di bruciato di plastica, sta a vedere, e sti cosi in mezzo alla strada sono orribili, guarda qua, se li pigli, aia. E comunque niente, questa è una città sciistica, cioè ci sono i segnali di impianti di risalita, tipo, non si capisce, però ora d'estate sicuramente no, fa un caldo torrido. E niente, dai, godetevela un po'. Non so quanto riusciate a sentire, c'è una bella brezza di vento. Comunque ragazzi, le montagne più belle che io abbia mai visto in vita mia, e battono l'Himalaya di tanto secondo me. E questo è solo il primo passo di montagna che facciamo, sono montagne piuttosto aride ma sono bellissime, guarda che colori, cioè rosso, verde, rame, di tutto, di tutto. E queste sono tutte stazioni sciistiche poi, cioè d'inverno qua deve essere bellissimo, cioè bellissimo, molto bello. Che vento, mamma mia. Vai a sinistra, a sinistra. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give... Ragazzi, ma che spettacolo, cioè che spettacolo. Cioè questa valle, questa montagna qua davanti a noi, ragazzi, non so se la GoPro rende, ma è enorme, cioè è gigante, cioè è una cosa indescrivibile, è enorme, è enorme. Che peso, raga, mamma mia, che bello. Qui paghiamo l'ultimo pedaggio cileno e poi andiamo verso l'Argentina. Hola, buon dia. Oh. 600. Sì, con tarjeta. Scusa? Solo efectivo. Solo effettivo. 600 V is nothing. Con ese te alcanza de sobra. Quanto dista Argentina? Unos 50 kilómetros. 50? Allora ragazzi, ora siamo arrivati in dogana in Argentina, abbiamo provato a saltare un po' tutta la fila per vedere se si riusciva ad avere una fila moto, ma non esiste. E ora facciamo i brutti, stiamo qua sul lato aspettando che qualcuno ci faccia passare. Però ragazzi, che posto ragazzi, che posto. How is it? Long. How is it? Long. Questa è la frontiera con l'Argentina a Mendoza, siamo partiti da Santiago, 2 orette di strada, guarda che bella frontiera. Qui faranno il controllo passaporto, controllo prenderanno il foglio di importazione della moto cilena, che poi ne avrò uno nuovo quando rientrerò in Cile, ci stampano il passaporto e se tutto va bene e andiamo in Argentina, andiamo a mangiare che abbiamo una fame bestia. Però guarda che bella
Già, sembra anche vero che abbiamo saltato un po' di fila, però non sembra male. Please, I'm so cold. Is it okay? Allora ragazzi, siamo sulla ruta 13 che va da questo paesino dove eravamo a dormire l'altra sera fino a Mendoza. Ci sono diverse strade per arrivare, questa qua è quella un po' più sterrata, un po' più adventure, ma questo è l'inizio, cioè siamo appena usciti di città e guarda che posto. Let's see if we can record a fall. Whoa, you're shaking a bit. No, if I stand up I have more control. I definitely look cooler. Ragazzi, è una cosa enorme, cioè enorme. Ti senti un puntino, cioè questa valle è gigante. Poi questa strada bellissima, sterrata ma facilissima. Mamma mia. Allora, siamo a Cerro Siete Colores, ovvero 7 colori. E guardate che posto ragazzi, cioè abbiamo fatto 4 km, ora è arrivata anche un'altra macchina e ci siamo già fermati 3 volte, una col drone e 2 a far foto. E qui mi sa il Sud America ci si mette 5 anni, che se è così è un casino ragazzi. Oh fuck. If you take the wrong stone here, you will it. This is a tractor, man. It's gonna go up. Siamo arrivati a una laguna. Che figo. What sign? Look at the plants. They're so cool, like cactus. Poi ci sono tutte queste piante attorno, stranissime, sembrano cani addormentati. Se li guardi da lontano sembra un pecore tipo. Però sono tipo cactus tondi, boh, che stanno per ora poi ve lo cerco su Wikipedia e ve lo dico. Oh yeah. I can't stop driving, baby, it's too beautiful, right? I just wanna see what's after, you know? Hey, lift there. Yeah. Ecco, now it's shit, haha. We should have stopped. Oh ragazzi, siamo caduti 2 volte, non abbiamo fatto video perché guarda mi ha preso un po' paura che siamo qua proprio nel niente. Scusate, non c'è nessuno. Ah, look, what's those? People? Those alpacas. Cioè, siamo in mezzo agli alpaca con una moto di 20 anni e siamo a... non c'è neanche scritto. Alti comunque, molto alti. Siamo caduti 2 volte, non siamo fatti niente, la moto sta bene. Però ragazzi, che coccolo, non abbiamo neanche acqua, abbiamo finito 2 litri d'acqua. Vabbè, continuiamo. I'm gonna fall. You can go.
You wanna go? Bye. Ah, yeah. And we need to go down or up? Down. Siamo a 1800 metri. Prima eravamo a 2006, però questo sembra 3 volte più alto. Che siamo proprio sul lato del burrone. Che figo. Siamo caduti un po' di volte. La bici si è fatta un po' male a un ginocchio, ma niente di che. E niente, la moto non si è fatta quasi niente. Si è rotto un attacchino delle valigie, ma lo aggiustiamo. E lo switch della ventola, ragazzi, è grandissimo. Cioè, se non avessi avuto quello sarebbe veramente andata male oggi. Surriscaldato a palla. E invece tiene la temperatura benissimo. E qua, guardate qua, che posti. Thanks God it's not going uphill. Allora, here very slow, don't move. Good job, fascera. Scary. Ai. Siamo giunti finalmente a un'oasi paradisiaca in mezzo alle montagne, dove abbiamo incontrato José, che è il guardiano dei cavalli, di tutto il bestiame. Ci ha offerto un po' di acqua, ci ha offerto un posto a sedere in mezzo agli animali. Bellissimo come posto, veramente, un modo di vivere semplicissimo. Guarda che spettacolo. Ah, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, siamo arrivati a Mendoza. Ora abbiamo parlato forse troppo presto, però anche se si dovesse rompere qua la moto, a camminare non è troppo lungo. Quindi, mamma che giornata, ragazzi, che giornata. 88 km in un giorno e andiamo a fermarci, perché abbiamo dormito anche male. È stata la prima notte in campeggio e quindi non eravamo, ci dovevamo svezzare un po', quindi abbiamo dormito un po' male. E giustamente abbiamo fatto la strada più difficile che c'è nei dintorni, e quindi ora andiamo in un altro campeggio e troviamo qualcosa dove dormire. Just burn all the che schifo. Allora ragazzi, siamo ripartiti da Mendoza, dove purtroppo ho fatto pochi video perché abbiamo avuto un sacco di problemini vari, tra cui il furto del telefono della Vicky, un iPhone ovviamente, 11 per fortuna, non era uno di quelli stranuovi, e peraltro gli hanno rubato anche l'interfono, che non so per quale motivo, cioè hanno rubato solo il computerino del Sena, veramente, guarda, giusto ladri per essere ladri. Quanto è bello avere la schiava che ti fa le foto. Ah, che cammina pure, che scende, che va, che fa, che sciotta. You're my slave, baby. Say something smart for the camera.
stiamo tornando indietro perché la Vicky non si sente benissimo. Probabilmente l'altura gli sta dando un po' di fastidio, è normale, anche perché siamo passati ieri da circa 700 a 2006 in pochissimo e ora qua siamo a più di 3000 e probabilmente col Covid che ha avuto una decina di giorni fa non riesce ancora a respirare benissimo, quindi si sente un po' leggera. Preferiamo non rischiare troppo, va bene, quindi torniamo un po' indietro, però abbiamo conosciuto quella gente troppo simpatica con i cavalli che sono in un tour da qua, dalla Slenias fino al confine del Cile in 6 giorni a cavallo e poi 2 giorni per raggiungere una location specifica da dove poi ritornano qua all'hotel. Che figo, $300 a persona, dollari americani per 6 giorni, ragazzi. Niente. Vabbè, godetevela. Allora ragazzi, è arrivato il momento, dopo averne visti 18 ho detto vabbè, mi fermo e ce lo appiccichiamo. Bang, ruta 40. Ecco, questo è un po' di rupio brutto perché è tutto molle, ghiaino che ti fa andare un po' ovunque, però io cioè che la tecnica in verità è quella di dare il gas, però con la Vicky dietro non vorrei fargli del male. Che scusa da gentiluomo, ragazzi. Sì, questa qua canta dietro, è tranquillissima, non gliene frega niente. Io nel frattempo sono qua, non cadere. Questa qua dietro canta le canzoni di Miley Cyrus, sta una tippa. Aioia. Ah, flat tire. No. Allora, ragazzi. So, Abbiamo avuto no, we're English, not Italian. English. So this is what happens when you get a flat tire in the middle of fucking nowhere. Quindi ragazzi, famosissima ruta 40, un sacco di motociclisti che vanno, che vengono, nessuno fora, tranne ovviamente Taste the World che deve forare, con la Vicky che va a salutare i ciuchi, sono lì, non si vedono. E niente, abbiamo forato, è successo poco fa, si è forato e si è fermata subito una macchina rossa con due vecchietti, con due nonnini dentro, bellissimi, super avventurieri. Si sono fermati, hanno preso la gomma, mi hanno portato in città, che è tipo 30 km di sterrato da quella parte. Abbiamo aggiustato la gomma e ora ci mancano altri 100 km di sterrato in quella direzione lì, sperando di non forare, ma dormiremo sotto quell'albero stasera perché io sono morto, stanco, morto. Está acostumbrada a esta distancia terrible. Sí. 150 kilómetros, 200 kilómetros. De rupio, De ripio, allá en Australia igual, ¿no? Allora, queste due persone sono Marco e Marilenne, che sono stati i nostri angeli custodi.
Si sono fermati subito quando mi hanno visto sbracciare sul ciglio della strada e si sono offerti di caricare la gomma e il cerchio sulla loro macchina piccolissima. Si sono poi fatti 35 km insieme a me fino a un piccolissimo villaggio che c'era prima. Si sono poi rifatti 35 km per riportarmi dalla Vichi e dalla moto e poi altri 35 per tornare al punto di partenza. Sono estremamente grato di incontrare quasi in tutto il mondo persone con questi valori che, almeno per me, trasformano il viaggio avventura ai suoi problemi in delle storie sempre belle da raccontare. Quindi abbiamo optato, ragazzi, per Ruta 40. Sono le 5:30, c'è un sole della Madonna ancora, però c'è altri 150 km di sterrato e io sono stanco morto oggi. Abbiamo optato per campeggiare qui sotto, in questa finca abbandonata, si spera, da Dio. E qui c'è il fiume, c'è il Rio Grande qui davanti, quindi si spera di trovare un ruscello dove lavarsi un po' dopo. E questa è la postazione segreta che non si vede dalla strada, dove abbiamo parcheggiato. Aia, without you connecting your mind, you fuck. You wanna go? From down here. It inflates so much faster as well. Yeah, close. Allora ragazzi, abbiamo trovato... Qual è il tuo nome? Mario. Mario, abbiamo trovato Mario che ci porta da mangiare. In verità è il suo terreno. E la Vicky va a cavallo. Che cose random, veramente. Vamos. Vuelve para acá. Ahí. Con las dos tiendas juntas. On the right, baby. On the right? But he's gonna run into the trees. Right. I don't want the trees. Not Alberto. You wanna stop? You wanna stop? You wanna stop? What you doing? Allora ragazzi, sono appena arrivati e ora se ne stanno andando i figli di questo signore che ci hanno portato. Allora, mortadella, 3 scatolette di roba, formaggio, una bibita enorme, la birra e le sigarette, ragazzi. Scusate il servizio, ma qui sulla Ruta 40, hotel 5 stelle, la Vicky con la pezza sotto l'ascella. Ragazzi, che figo, che figo. Un momento hai niente, hai una ruota bucata, il secondo dopo hai tutto e di più, cioè dal niente, la strada che produce il tutto. And here we have Taste the World, tasting Argentina. Tasting what? Argentina? Amazing. What have we got here, baby? Discovering. So we have bread from Mendoza 2 days ago. Very nice. Rested in the panniers. Oil. You have this stuff that look like la blanca. Un picadillo de carne, very good. Mortadella from Bologna. This is taleggio from Treviso, probably. Very good. Look at that. Look, and then we eat that. Yeah, we got a little dog friend. He probably lost his arm. Home for the night. Allora ragazzi, scusate il capello pazzo e l'occhiale ancora più pazzo che ho comprato per 3 euro. E niente, siamo a campeggiare in questo posto incredibile. Ora forse c'è un po' di vento, però ragazzi, quando campeggi in questi posti al tramonto non c'è più nessuno e vai a farti una camminata alla scoperta. Sai che stelle si vedono stasera. Che spettacolo, che spettacolo. Domani si prova a non forare per altri 150 km su questo ripio bruttissimo e poi andiamo verso Barrancas e poi San Martín de los Andes
e da lì passiamo in Cile, ma forse in 2 giorni, non lo so. Tanto beccatevi quelle montagne là. Oh, macchina, cazzo, non mi vede.